Oggi andiamo a realizzare questi bellissimi fiorellini. Io li sto realizzando con, strano ma vero, con il filo da ricamo che abbiamo tutti in casa, che magari ci è stato regalato su qualche rivista. Io ne ho svariate matassine di tutti i colori. Vi voglio mostrare come realizzare questo fiorellino, che è utilizzabile sia per le nostre applicazioni anche su abiti, vestiti, fermacapelli, dappertutto. Io l'ho utilizzato e vi allegherò il video per decorare un uovo di polistirolo. Andiamo ad incominciare e vediamo come fare a fare un fiorellino in 5 minuti. Per realizzare il nostro fiore in 5 minuti abbiamo bisogno di una matassina. Con una matassina realizzeremo intorno ai 3 fiorellini. Un uncinetto, io ho usato per lo spessore del filato il numero 2,5, delle forbici e un ago con una cruna abbastanza larga da far passare il filato. Per l'inizio del nostro fiore noi possiamo scegliere di fare, così come ho fatto in questo caso, di iniziare con le catenelle. Dovremmo farne 5, però come vedete la parte centrale rimane molto aperta, mentre utilizzando il cerchio magico, così come faremo noi nel video, avremo una parte centrale molto chiusa. Dipende dall'uso che intenderemo fare dei nostri fiori e dal nostro gusto. Cominciamo con il cerchio magico, quindi avvolgiamo il filo intorno all'indice e incrociamo, inseriamo l'uncinetto, facciamo passare il filo e realizziamo la prima catenella. Nel cerchio magico 9 punti bassi. Tiriamo la codina del cerchio magico fino a farlo chiudere. Inseriamo l'uncinetto nel primo dei nostri punti bassi e chiudiamo con un punto bassissimo. Ci alziamo con 2 catenelle o 3 come preferiamo, poi 2 fili, 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo dove ci siamo chiusi e realizziamo una maglia altissima. Di nuovo 2 volte il filo sull'uncinetto, rientriamo sempre nello stesso punto e realizziamo una maglia altissima. Ancora una volta, per un totale di 3, rientriamo, maglia altissima, 2 catenelle, ci chiudiamo con un punto bassissimo rientrando nello stesso punto. Il primo petalo è fatto. Ora andiamo nel punto basso accanto e ci spostiamo con una maglia bassissima, rifacciamo la cosa nell'altro punto basso, ci alziamo con 2
o 3 catenelle, ripeto, come preferite. Se volete un petalo un po' più alto, più aperto, fate 3 catenelle, altrimenti per ottenerlo così più bombato bastano 2. Quindi 2 catenelle, 2 volte il filo sull'uncinetto e 3 maglie altissime entrando nello stesso punto. Due catenelle, maglia bassissima, andiamo nel punto basso accanto e facciamo la maglia bassissima, di nuovo nell'altro punto basso, maglia bassissima, ci alziamo con 2 catenelle, maglia altissima per 3 volte, quindi una, 2, 3, 2 catenelle, maglia bassissima, ci spostiamo nel punto basso accanto e realizziamo una maglia bassissima, di nuovo in quello accanto realizziamo il quarto petalo, quindi 2 catenelle, 3 maglie altissime, due catenelle, maglia bassissima, ci spostiamo per l'ultima volta nel punto basso accanto con una maglia bassissima e nell'ultimo dei nostri punti bassi iniziali con un'altra e ultima maglia bassissima, poi ci alziamo con 2 catenelle e 3 maglie altissime, quindi una, 2, 3, 2 catenelle, maglia bassissima. Abbiamo finito il nostro fiorellino. Facciamo una maglia bassissima nel primissimo punto, io la faccio per sicurezza, poi di nuovo il nodo di chiusura, tiro il filato e lasciandomi una codina di qualche centimetro taglio ed ecco ottenuto il nostro fiorellino con i nostri bei 5 petali. Ora dobbiamo nascondere le codine. Io giro sul rovescio il fiorellino, annodo i 2 capi, tiro per chiudere bene il cerchio magico centrale, di nuovo un nudo. A questo punto sono sicura che il fiore non si aprirà, metto i 2 capi vicini e con l'ago uscirò, nasconderò le 2 codine insieme contemporaneamente, ecco, ho fatto passare tutti i capi attraverso la cruna e adesso passo così nei punti a nascondere la codina che taglierò.
abbiamo realizzato questo fiorellino dalle caratteristiche davvero peculiari, perché è facilissimo e le sue dimensioni ovviamente cambiano cambiando il filato. Se noi usiamo un filato più grosso, il fiorellino non perde la sua graziosità, ma diventa più grandicello, quindi possiamo applicarlo su delle borse. Così piccolo sulle pochette va benissimo, con un filato magari laminato andrebbe benissimo. Io spero che sia stato questo piccolo tutorial di vostro gradimento. Vi invito ad iscrivervi al canale e seguite tutti i miei video. Ciao!